Molti di voi mi hanno chiesto di parlare del simbolismo e del significato dei 4 Vangeli canonici, perché comunque nei 4 Vangeli canonici è già racchiuso tutto quello che è il messaggio cristico. Spesso lo si ricerca nei Vangeli gnostici o apocrifi, ma i 4 Vangeli canonici hanno un messaggio veramente potente. E quindi io voglio partire da qui. Prima di parlare però dei 4 Vangeli in dettaglio, voglio fare una introduzione, ovvero parlare di quella che è una differenza sostanziale tra religione e spiritualità. La vita di milioni di esseri umani è condizionata dalle religioni che si alternano nei secoli con messaggi che influenzano e manipolano le masse ed è conseguente questo al livello di coscienza ottenuta. Ma perché le religioni nascono in ogni epoca storica umana? Qual è il loro ruolo? Perché cambiano nel tempo? E soprattutto, chi inventa le religioni? L'essere umano è costituito di corpo e anima. Quest'ultima si incarna nel corpo divenendo proprio quel corpo, perché ha bisogno di sviluppare alcuni talenti ancora ad essa mancanti e trascorrere la vita terrestre nelle prove che la porteranno a conoscerli e a farli propri. In questo straordinario viaggio, nel momento dell'incarnazione, l'essere umano perde se stesso e i propri punti di riferimento. Per ritrovarsi e completarsi ha necessità di affrontare, di capire, di risolvere continuamente gli indovinelli che la vita e il piano di esistenza gli propongono. Siamo posti costantemente dinanzi ad una sfinge che ci divora quando gli indovinelli rimangono insoluti. L'esserne divorati è entrare in uno stato di insoddisfazione e di creazione, consapevolmente o inconsapevolmente, di situazioni che ci portano alla perdita della nostra identità, a favore però di un'identificazione con le credenze e le abitudini altrui. Solamente quando arriva una nuova conoscenza in materia, ovvero Edipo che si pone di fronte alla Sfinge, possiamo risolvere la questione, a patto però di volerlo davvero. Tutto questo è spiegato anche dalla legge del 3, detta anche legge di manifestazione. Per la descrizione in dettaglio di questa legge puoi vedere la scheda in sovraimpressione, perché non mi addentro ulteriormente alla sua spiegazione, l'ho già fatto in altri video. Torniamo alla nostra Sfinge. La Sfinge egizia è posta a guardia dei templi, che sono luoghi sacri il cui accesso è permesso solamente a chi è iniziato. E questo combacia perfettamente con il ruolo della Sfinge mostro greca. Essendo identificata con il sollevante, ne diviene simbolo di risurrezione, ovvero quel cancello d'ingresso di una nuova vita che è proprio quello che l'iniziato intraprende essendone degno. Un altro meraviglioso significato della Sfinge greca è quello che racchiude in sé 4 elementi: l'uomo, il leone, il toro e l'aquila, che rappresentano, guarda caso, i 4 evangelisti, i cui Vangeli detti canonici sono presi in considerazione in questa trattazione, come abbiamo detto poi all'inizio. Le religioni nascono per un'esigenza molto precisa e particolare dell'essere umano, il bisogno di credere in qualcosa di più elevato che induce alla speranza nella totale realizzazione di sé. Migliaia di percorsi sono stati indicati nel succedersi delle ere, fino a divenire quello che dovevano evitare di essere, ovvero la manipolazione di masse inconsapevoli e private della propria responsabilità. Queste masse di persone ricercano un qualcosa che permetta loro di soddisfare il bisogno di sicurezza e di appartenenza in una continua dipendenza dall'esterno nella speranza di una vita migliore. Ti consiglio in questo caso di andare ad approfondire quella che è la piramide di Maslow dei bisogni umani. L'origine delle religioni fu dovuta al fatto che le anime incarnate perdevano completamente l'identità e dovevano, per così dire, ripetere tutti gli studi fin dall'inizio, poiché incapaci di riportare alla memoria cellulare ciò che già avevano vissuto.
Ancora oggi sono poche le persone che riescono ad accedere ai registri akashici, una specie di libri esistenti su piani energetici nei quali sono scritte tutte le esperienze delle anime che si sono incarnate sulla Terra, ma anche di Gaia stessa. Quando saremo in grado di accedere tutti a queste dimensioni, allora le religioni perderanno il proprio ruolo, perché inutili ai bisogni umani. Origene, padre della Chiesa, definisce il messaggio evangelico in due modi: il cristianesimo somatico e il cristianesimo spirituale. Il cristianesimo somatico, ovvero la storia raccontata nei Vangeli. Il cristianesimo spirituale infonde invece un messaggio occulto molto più profondo ed evolutivo. Rimanendo sulla trattazione iniziata in questo video, possiamo definire il cristianesimo somatico come la religione e il cristianesimo spirituale come il vero e proprio percorso iniziatico. Il cristianesimo somatico nasce per aiutare le masse a capire che esiste qualcosa di più del solo piano materiale. Il cristianesimo spirituale invece è per accompagnare gli individui nel percorso di vita. La religione cristiana nasce per condurre l'umano alla santificazione, l'agire secondo le leggi di Dio, ovvero del creatore, di quel creatore però che ognuno di noi diviene quando scopre la divinità che è. La santificazione prevedeva 3 livelli di ordine: la purificazione, l'illuminazione e la perfezione. Andiamo a vederli un attimino in dettaglio. La purificazione è infatti il processo di eliminazione delle tossine e delle impurità che è in noi, cioè il ritornare ad essere liberi da condizionamenti per esprimere chi siamo veramente. L'illuminazione è quindi il risultato della purificazione, ovvero l'essere ritornati a splendere ed esprimere la luce che siamo. Infine vi è la perfezione, il ritorno alla casa del Padre, il sentirsi uno con tutto e mai separati dal mondo. La santificazione è il cosiddetto processo spirituale, mentre il divenire un uomo buono è il processo religioso. La spiritualità è un processo di competenza di tutti gli esseri umani, mentre la religione è fatta per chi è disposto alla totale devozione, interpretata da ognuno a propria immagine e somiglianza. Voglio qui riportare l'esempio della storiella della piccola anima e il sole di Neale Donald Walsch, la quale ci spiega in modo dettagliato ma molto semplice come avviene questo percorso di incarnazione. Non sto qui a leggerla né a riportarla, ma ti invito ad andare a vedere il video che trovi nel mio canale YouTube, La piccola anima, il sole, dove vi è una ragazza che la racconta dettagliatamente, la legge proprio di pari passo. E dopodiché ti invito a continuare la visione di questo video. Questa storiella sapientemente scritta da Neale Donald Walsch riassume perfettamente il messaggio cristico. Il percorso è dell'anima che sceglie di incarnarsi per acquisire ciò che le manca. Come anime decidiamo con Dio il progetto da sviluppare nell'esistenza terrena affinché comprendiamo appieno la nostra vera essenza, ovvero che siamo luce e che esiste solo la luce. Per vivere questo stato dell'essere è necessario metterci nella condizione opposta, ovvero in uno stato di buio, perché solo conoscendo le tenebre comprendiamo la nostra natura di luce. Noi apprezziamo il sole perché c'è la nebbia, il caldo perché c'è il freddo, ed è così che veniamo qui sulla terra a divenire ciò che in realtà già siamo. Noi siamo il tutto e siamo esattamente questo. Incarnandoci in un corpo materiale appositamente scelto per poter conoscere ciò che ci è sconosciuto, firmiamo il cosiddetto patto di distrazione, ovvero arriviamo qui senza il cosiddetto libretto di istruzioni. Dimentichiamo chi siamo
e l'obiettivo per cui abbiamo scelto di essere qui. Una cosa è certa, molte anime amiche si incarnano con noi per aiutarci in questo percorso, divenendo però quelli che sono i nostri nemici. Grazie alla comprensione permettiamo a noi e a loro di ridivenire ciò che siamo, perché anche loro si incarnano senza libretto di istruzioni e dimenticano chi sono davvero. È questo il significato di destino, cioè il concetto inteso come il contrario di libero arbitrio. A mio avviso invece è che entrambi sono la risultante di quanto noi abbiamo deciso di sperimentare qui. Il destino è l'insieme di talenti e virtù che ancora dobbiamo rendere nostri. Il libero arbitrio invece definisce le strade e i mezzi che decidiamo di utilizzare. In realtà progettiamo un piano prima di addensarci nella materia e sta a noi liberamente decidere come attuarlo. Infinite vie e mezzi ci possono portare da Roma a Rovigo. Noi vogliamo arrivare lì e questo è l'obiettivo, ovvero la missione del progetto. Il come viene a mano che procediamo nel viaggio. Quel viaggio è la nostra spiritualità, ammettere che esiste un destino e confermare l'esistenza della divinità che afferma il nostro libero arbitrio. Concludo qui il nostro primo video sul simbolismo dei nostri Vangeli, ma che ovviamente è ancora in senso generico, e un altro video successivo che posterò tra qualche giorno metterà proprio in evidenza le reali differenze tra la religione e la spiritualità. Intanto ti ringrazio di aver visionato questo video e ti invito sempre a mettere nei commenti le tue perplessità e le tue domande, in modo da poterle poi trattare nei video successivi. Ti ringrazio e ti auguro una buona vita.